Ciao a tutti, allora oggi in questo video scopriremo, insomma, aiuteremo tutti quei, fra virgolette, insomma, nuovi creator o chi si vuole immettere, insomma, su questo campo, vedremo come andare a fare proprio da zero un video su YouTube, quindi partendo proprio dall'inizio, quindi dal registrare il video, quindi da fare le riprese, sino ad arrivare poi allo step finale, che è quello proprio del vero e proprio caricamento sull'applicazione, quindi YouTube Studio. Quindi ovviamente la prima cosa che dovete fare tutti, insomma tutte queste persone, è di avere a disposizione gli strumenti adatti, quindi abbiamo detto che si incomincia con una piccola, fra virgolette, location, già ne abbiamo parlato questo in video precedenti, quindi se non avete uno studio tutto vostro, insomma intanto questo video è dedicato a tutte quelle persone che si stanno immettendo ora in questo campo, insomma vogliono essere aiutati, quindi è normale che ne escono fuori da questo video, insomma invece già youtuber che sono o creator che sono ormai affermati non hanno bisogno completamente di guardare questo video, forse sono io che ho bisogno di guardare i loro video. Quindi praticamente è normale che non dico a queste persone di avere una location adatta, eccetera, eccetera, perché ho 2 o 3 telecamere, perché è normale che, essendo che sono agli inizi, ovviamente pure la parte economica viene a mancare. Poi chi ha una buona parte economica, insomma, che ben venga di avere più telecamere. E comunque partiamo dalla base che è indirizzata a tutte quelle persone che si stanno immettendo ora, quindi che la base economica è veramente bassa, perché ancora non hanno dei guadagni dal proprio canale. Quindi in questo caso prendete un qualsiasi punto della vostra stanza, basta che avete una scrivania o non c'è nemmeno bisogno se vi inquadrate insomma a mezzo busto, io sono nel mio studio, però come vedete la mia scrivania insomma nemmeno si vede perché io mi inquadro sempre a mezzo busto, preferisco sempre dalle spalle il viso. Si vede magari qua sulla mia sinistra soltanto la stampante. Quindi vi servirà, abbiamo detto, intanto la location, quindi una piccola parte del vostro studio, della vostra casa, magari mettete dietro qualche cosa per abbellire, per dare profondità, dopodiché vi incominciate ad inquadrare con il vostro cellulare, quindi con la vostra camera del vostro smartphone, quindi senza spendere soldi ulteriori per la vostra videocamera, insomma per le riprese, tenete sempre a disposizione il vostro smartphone, quello credo ormai che l'avete tutti, l'importante è che almeno un minimo registri a 720 pixel, quindi almeno i 720 li deve supportare, perché poi una volta che andiamo a caricare questo video su YouTube potrebbe, anzi diciamo potrebbe, risulterà diciamo un po' pieno di pixel se registra a 480 o insomma giù di lì. Quindi vi consiglio almeno di risparmiare e non comprare una telecamera, però se il vostro smartphone minimo tiene la registrazione a 720 megapixel. Se è di più, sempre meglio, quindi se avete la possibilità di registrare a 1080 va bene, se avete la possibilità di registrare a 4K va bene ancora di più. La differenza starà soltanto nel fatto che impiegherà molto più tempo a caricare il video su YouTube, perché ovviamente impiegherà molto più tempo se la risoluzione diamo una risoluzione noi maggiore. Quindi solo lì sarà la differenza, in più ovviamente si vedrà molto meglio il video, però magari fino a quando ci inquadriamo noi diviso, poco importa se è 720, se è 1080, se è 4K, diciamo che i 4K li consiglio sempre se noi dobbiamo andare a fare, io per esempio li utilizzo, anche se non li pubblico questi video, li utilizzo quando giro video dove disassemblo per esempio smartphone per sostituire display, batterie, display iPhone, insomma eccetera eccetera, quindi quando si fanno saldature dove invece la gente deve andare a vedere in maniera non dico quasi millimetrica, ma giù di lì, devo andare a vedere bene, allora là magari registro con una risoluzione addirittura 4K. Detto ciò, dopo la famosa registrazione che voi dovete effettuare, quindi intanto incominciate registrandovi, quindi come sto facendo io, registrate in continuazione, poi staccate il video, non vi preoccupate se voi per esempio quando siete frontali che state parlando con il pubblico poi vi dovete girare in questa posizione e guardare il computer, voi continuate completamente a registrare, non staccate mai il vostro video, perché tanto poi con il programma che andremo ad utilizzare possiamo fare il famoso collage, quindi andare a staccare tutte quelle parti dove noi magari ci vogliamo inquadrare di profilo, le andiamo a staccare col programma e magari lì metteremo sopra quel video invece l'immagine proprio del nostro computer, quindi non vi preoccupate di avere il pensiero di staccare e attaccare le camere, perché non serve a ben poco. Mi ricollego al discorso di poc'anzi.
che fra l'altro si collega anche a questo. Se ci inquadriamo solo con una telecamera, per esempio come faccio io, e poi mi giro, ho detto non vi preoccupate, non c'è bisogno di staccare, però per chi ha quella famosa, fra virgolette, disponibilità economica, può avere anche la doppia o la tripla telecamera, quindi in questo caso può essere aiutato molto con il famoso Stream Deck di Elgato, quindi può con un tastino andare a cambiare proprio l'inquadratura per evitare poi di fare questo collage in quadra magari direttamente il PC. Questo si può fare con lo Stream Deck, però siccome abbiamo detto che tutte queste attrezzature ormai verranno solo utilizzate da youtuber e creator ovviamente già messi nel campo del video, del podcasting, insomma da molti e molti anni, quindi la situazione economica è veramente medio-alta, non dico di insomma utilizzarlo perché abbiamo detto che questo video è indirizzato ai primi passi, alle prime persone che si vogliono immettere su questo campo, quindi andare a comprare intanto più telecamere e andare per giunta poi andare a acquistare pure il legato Stream Deck è una spesata veramente eccessiva perché non è da poco. Quindi comunque per chi volesse ha insomma soldi e vuole insomma agevolare il lavoro, vuole accorciare il lavoro, può acquistare benissimo, abbiamo fatto video in precedenza, la Elgato Stream Deck. Detto ciò, insomma, quindi rimaniamo con un solo smartphone, ci inquadriamo, dopodiché che dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a utilizzare un programma di video editing. Allora, io il programma che utilizzerò io in questo caso e soprattutto che utilizzo spesso, molto spesso, è il famoso Movavi, che abbiamo detto che è a pagamento però. Quindi io il video comunque lo monterò con il mio Movavi, quindi significa sempre qui, questo mi dispiace, però verranno ovviamente agevolate le persone che utilizzeranno anche il Movavi oppure che hanno magari la licenza di Movavi. Capite bene che mi verrebbe veramente molto difficile andare a fare vedere il montaggio con la miriade di programmi di video editing che esistono in mercato. Io non posso fare lo stesso video montandolo con Clipchamp, montandolo con il DaVinci Resolve, montandolo con che vi posso dire, l'Adobe, quindi capite bene che servirebbe talmente di quel tempo che voi non avete idea di quanto tempo serva poi per andare a montare il video, anche se magari il video finale poi è di 9 minuti, 10 minuti, ma servono ore e ore e ore per andare a fare un montaggio, diciamo, mediocre sistemato, insomma. Quindi ovviamente verranno agevolate le persone che hanno magari a casa già una licenza di Movavi, per tutte le altre persone invece che magari non vogliono spendere soldi su un programma di video editing, quindi vogliono un programma invece gratuito, vogliono utilizzare per meglio dire un programma gratuito, possono completamente magari andare a vedere anche su qualche altro canale, che sicuramente ce ne saranno parecchi, come andare a montare dei video, come fare montaggi video con il DaVinci Resolve, piuttosto che col Clipchamp, piuttosto che con l'Adobe. Quindi potete comunque andare a vedere dei video dove si vede appunto proprio il montaggio e là magari io utilizzerò il mio Movavi e voi magari potete vedere quello insomma che più ritenete opportuno, quello più gratuito, quello che insomma vi piace di più, quello che vi viene insomma più semplice, perché qui è meglio sempre utilizzare un programma davvero molto semplice per fare il montaggio video. Detto ciò, una volta che abbiamo fatto noi il montaggio video, quindi vi farò vedere anche come staccare quelle fastidiose parti, insomma, o dove magari non parliamo più spedito, oppure dove c'è un errore grammaticale. Io per esempio magari posso fare qualche video dove c'è proprio qualche errore grammaticale o mi sto fermo, in modo che poi vi farò vedere come andare a tagliare questi pezzi, come andare a inserire, insomma tutto quello che riguarda comunque il mondo del video editing, quindi come andare a inserire immagini, frecce, tutto quello che sia, una fotografia, una scritta. Però faremo un video breve, però là dentro metteremo tutto. Dopodiché, una volta che abbiamo finito il montaggio, vi farò vedere come andare a estrapolare questo video in modo che così l'abbiamo sotto forma di file. In questo caso si può creare un benissimo MP4 con MKV, sono questi di solito i file che si vanno a caricare su YouTube. Dopodiché ci ricolleghiamo, qua già è stato fatto pienamente un video, però in maniera veramente sintetica vi spiegherò di nuovo come andare a creare la copertina con il famosissimo Canva, quindi vi dovete registrare al Canva come altro programma, vi servirà quindi il Canva. Dopodiché vi farò vedere invece come andare a fare l'upload completamente del video finito con la sua copertina creata precedentemente col Canva direttamente sul programma YouTube Studio. Questo è quello che vi serve, quindi prima di inoltrarvi nel fare il video ovviamente recuperate tutte queste
cose, quindi smartphone, la location, smartphone per farvi il video, il programma di video editing, il Canva, la registrazione, e poi per l'upload non servirà a nulla, servirà però soltanto la registrazione, che voi abbiate fatto già una registrazione precedentemente nel sito di YouTube per poter utilizzare lo YouTube Studio. Quindi ora cambierò inquadratura, nel frattempo registrerò un piccolo video a parte che mi servirà come test per far vedere proprio come andare a tagliare i pezzi che precedentemente già ho detto nel video. A dopo. Perfetto, allora, quindi partiamo dal presupposto che già avete girato i video con la vostra videocamera, quindi avete il materiale già pronto, diciamo, a computer. Io l'ho messo in questa cartellina, tutto il mio materiale, quindi abbiamo i miei 5 video che sono delle ispezioni che ho fatto, poi ho aggiunto l'audio finale che di solito metto nel titolo di coda. Voi potete benissimamente prendere una canzone, sempre ricordo, senza diritti di autori o con i permessi che vi danno, e un intro YouTube che potete creare sempre voi con altri programmini. Basta insomma mettere 2 o 3 fotografie del vostro logo e andare poi a inserire una musichetta sotto e vi viene la vostra intro. Devo dire che l'intro molte volte può dare fastidio agli utenti, quindi anche se create i vostri video YouTube senza intro, molte volte può essere anzi addirittura più positivo rispetto ad andare a inserire la intro. Però io l'ho creata in passata, quindi la inserisco sempre nei miei video, sia in parte iniziale che in parte finale, con i ringraziamenti, con i titoli di coda. Quindi ho aperto il mio Movavi Suite per andare ora a elaborare questi video che ho in questa cartella. Quindi come prima cosa, dato che questa è una suite, io vado a prendere soltanto quello che elabora il video editing, che fa il video editing, quindi che elabora il video, che sarebbe modifica video, nuovo progetto. Quindi io vado a cliccare sul nuovo progetto perché devo andare a creare il progettino, e questa prende come immagine, si può chiudere perché tanto questa non mi servirà più, perché lui va già ad andare a prendere la famosa icona del crea progetto nuovo. Prima cosa, dove dobbiamo andarci a recare? Questo programma, diciamo, è perfetto, non è confusionario, può sembrare strano per chi non ha mai fatto video editing, ma veramente è un programma intuitivo e semplice. Dobbiamo andare ad aggiungere quei famosi file della cartella, quindi vado su aggiungi file in celestino, clicco e vado a prendere sul mio desktop la cartella video, dove all'interno praticamente ho tutto quello che devo mettere all'interno di questo riquadro. Quindi seleziono tutto e faccio apri. E io mi porto qua magicamente, prende tutto quello che a me serve per andare a creare il mio video e a incominciarla a impostare nella timeline. Questa si chiama timeline, perché proprio qua vi spuntano tutti più, insomma, tutto quello che noi possiamo andare a mettere qua dentro, e in più vi spuntano i secondi di quanto dura il singolo pezzo. Allora, abbiamo detto che io ho la mia intro YouTube, quindi come prima cosa devo andare a inserire la mia intro nella timeline. Potete benissimo vedere che a sinistra abbiamo una timeline per quanto riguarda la T, che sarebbe il nostro testo, una timeline per quanto riguarda la seconda, il video, vedete qua che c'è un rullino che si capisce che è un video, e una terza timeline che riguarda l'audio, quindi lui permette di base di inserire il testo, il video e l'audio, però noi possiamo aggiungere più tracce video, più tracce audio e più tracce titolo, quindi di testo. Quindi ne possiamo mettere quante ne vogliamo qua, perché più complicati sono i video e più abbiamo la possibilità e la necessità di andare a inserire più tracce video, testo o audio. In questo caso cercherò di farlo in maniera molto più semplice. La prima cosa che io vado a prendere è la intro, da inserire nella timeline. Ovviamente la intro è un video, quindi va inserita nel video. E anche quando, se voi sbagliate e la mettete sul testo, vi dirà che non può essere messa e va a spostare direttamente sul video. Quindi prendiamo la intro, la trasciniamo col tasto sinistro del mouse per buttarla qua. Lui già incomincia a mettere questa parte, insomma, di intro che ho creato io, la mia intro vera e propria, e noi per andare intanto con i 3 puntini possiamo mettere qua sempre l'anteprima in alta risoluzione dando ok, in modo che l'anteprima la vediamo anche bene. La possiamo anche andare, cliccando di nuovo, a mettere a schermo intero per vederla completamente a schermo pieno, per vedere se ci sono, insomma, errorini. Allora, come vedete qua già era partita. In questo caso, per andare a vedere l'anteprima, basta cliccare sul play e il risultato, insomma, sarà questo delle mie intro. Perfetto, e lui in questo caso stacca la mia intro, perché poi qua non troverà più niente.
Cosa faccio io? Vado a incominciare con i miei saluti iniziali, quindi io ho rinominato i miei video sotto forma di 1, 2, 3, 4, 5, quindi io vado a prendere, per non confondermi, fatelo anche voi. A seguire vado a prendere io un'altra parte di video praticamente, dove vi farò vedere come andare a tagliare i pezzi per andarli a unire fra di loro, quindi prenderò la parte numero 3, e la parte numero 3, intanto vi consiglio sempre prima di alzare un po' il volume, perché il volume sarà sempre più basso rispetto a quello del telefono, quindi in questo caso per alzare il volume basta fare doppio clic sulla barra del volume, quindi doppio clic, e andare qua sul volume e andarlo ad alzare. Io lo alzo su per giù sempre a un pezzo di 235%, una cosa del genere, per essere bello altino. Allora, praticamente quindi qua ammettiamo che io metto il video qui e vi farò sentire quello che dico. Un secondo punto che potete trovare nei vostri video è prendere quell'attimo di pausa, insomma, fra una parola e un'altra. Quindi possiamo dire, per esempio, in questo programma che vi farò vedere oggi, parleremo praticamente di DaVinci Resolve. Perfetto, allora in questa parte di video la facciamo vedere proprio quel piccolo lasso di tempo dove io ho il dubbio a dire DaVinci Resolve, quindi taglieremo proprio quel pezzo per andare a vedere come fa il programma il taglio, quindi andare a togliere quella specie di errore, quella specie di dubbio che io non mi ricordo il programma, per andare a incollarla e fare poi risultare alla fine tutto invece unito. Perfetto, allora questo è quello che risulterà insomma nel video, quindi abbiamo spiegato che ora andiamo a togliere quella parte di video. Come si fa in questo caso? Perfetto, bisogna recarci indietro nel primo step, quindi questo è il primo video, quindi la prima parte, vedete che se ci clicco sopra diventa l'esterno tutto giallo, perché significa che noi stiamo lavorando su questo video. Quindi in questo caso che si fa? Intanto questa mano qua davanti è completamente orrenda andare a vedere, però per forza di cosa, non avendo un telecomando Bluetooth, dobbiamo attivare la camera del nostro smartphone. Quindi in questo caso noi che dobbiamo fare per andarlo a togliere e fare il taglio preciso? Intanto noi possiamo con più e meno rimpicciolire la barra della timeline. Diciamo, più rimpicciolito viene, più difficoltà noi abbiamo a settare il punto preciso. Più invece alto lo mettiamo, più siamo facilitati a settare questo punto, quindi vi consiglio sempre di metterlo non quasi al massimo, però insomma di allargare il più possibile, perché qua potete capire che qua in questo punto noi parleremo, quindi tutta questa parte noi bianca di audio la dobbiamo andare a togliere, quindi in questo punto noi dobbiamo fare il taglio. Come facciamo il taglio? Semplicissimo, ci rechiamo su questo angolino e già vedete che spunta la freccia bianca. Non dobbiamo fare altro che andare a prendere col mouse, col tasto sinistro e andare a trascinare fino ad arrivare quasi al punto dell'audio. Perfetto, in questo caso se io vado indietro vedete voi com'è praticamente fatto già l'aggancio fra sigla iniziale e punto insomma di ancoraggio della parte iniziale del mio video. Un secondo punto che potete trovare nei vostri video, perfetto, avete visto che lui già ha tagliato tutta quella parte dove non parlavo, praticamente partivo io invece con insomma un pezzo completamente senza audio. Quindi in questo caso lo stesso faremo nel punto dove noi andiamo a sbagliare proprio con la consapevolezza, quindi vediamo dov'è. In questo programma che vi farò vedere oggi parleremo praticamente perfetto, in questo punto preciso dove io ho il dubbio a dire il programma che non me lo ricordo, faccio quindi in questo caso prendo il punto preciso parleremo, praticamente mi sta bene, in questo punto su per giù c'è il pezzo diciamo che io ho il dubbio del programma, quindi in questo caso al contrario dobbiamo andare a portare indietro fino a su per giù 25 secondi mettiamo, quindi lo metto più piccolino, su per giù fino a questa sbarra lo dobbiamo andare a portare più indietro perché dobbiamo eliminare il pezzo, quindi lo portiamo più indietro e rimettiamo il pezzettino. Parleremo praticamente va bene, lo porto ancora più indietro perché non è preciso, parleremo lo dobbiamo staccare. Parleremo praticamente perfetto, va bene, quindi in questo caso io che devo andare a fare? Devo andare a riprendere di nuovo questo video e aggiungerlo, a continuare. Quindi il terzo video, che è quello che
contiene questo errore, lo vado a ricaricare sempre qua a seguito. In questo caso, caricando sempre a seguito, ricordiamoci che il volume deve essere per tutti uguale, quindi se io ho messo qua un volume di 235%, lo stesso farò qua, col doppio clic lo porterò al 235%, se no abbiamo differenze di tonalità di audio, una si sentirà più forte, l'altra si sentirà molto più bassa, quindi in questo caso si sentirà l'audio tutta uguale. Quindi in questo caso io mi devo recare sul punto invece dove l'errore non c'è, quindi lo vado a ricercare di DaVinci Resolve. Perfetto, quindi qua dirò DaVinci Resolve netto e in questo punto, quindi in questo caso io sempre all'inizio mi porterò sino al punto dove dirò DaVinci Resolve in maniera netta, senza errore, lo proviamo, di DaVinci Resolve. Perfetto, è qua DaVinci Resolve, vediamo, di DaVinci Resolve. Mettiamo sempre più alto per andare a togliere un peletto, diciamo, di... Ok, vediamo. DaVinci Resolve. Perfetto, il taglio dovrebbe essere preciso, quindi se andiamo indietro nel video precedente e mettiamo play, praticamente di DaVinci Resolve. Ecco qua che ne esce fuori, quindi questo è il pezzo, abbiamo tolto quel dubbio perché abbiamo fatto il legamento subito di DaVinci Resolve, quindi riproponiamo praticamente di DaVinci Resolve. Perfetto, ora invece ci muoviamo con il terzo step, quindi andiamo a vedere nel quarto video cosa si può fare nel video come sempre, fra virgolette, errore. Ricordiamoci sempre di alzare la barra del volume, questa è una prima cosa che dobbiamo fare, quindi vediamo io qua che cosa continuo a dire. Mettiamo nel punto preciso e andiamo avanti. Un'altra cosa che potreste fare voi nei vostri video è di fare un gesto, magari andando nella parte bianca se l'avete del vostro muro, anche se montate per esempio un pannello bianco, e di fare un segno su per giù così quando parlate di un programma e far affacciare proprio quella iconcina, quindi del programma, della marca. Per esempio vi potrei dire in questo momento vi consiglio a tutti questa marca di questo notebook. Immediatamente vi farò vedere come risulterà poi il video e cosa si deve fare in quel caso per andare a far comparire, mentre io faccio così, la marca proprio di quel notebook. Ovviamente se io la faccio insomma da questa parte, capite bene, io qua c'ho poco spazio da me dietro le mie spalle per fare comparire magari un'icona, quindi in questo caso mettetevi per sempre più decentrati dalla vostra camera in modo che qua c'è più spazio e fate il gesto da questa parte con il dito o così per far comparire qua, insomma abbiamo gran parte di spazio per fare comparire la nostra icona. Perfetto, allora in questo spezzone di video abbiamo capito che dobbiamo fare comparire le nostre icone sulla sinistra. Allora le possiamo fare comparire sotto forma o di immagini o anche di scritte. Quindi in questo caso, se noi vogliamo fare comparire una scritta, un titolo, una marca, dobbiamo andare intanto a riportarlo nel punto che vi farò vedere come cambierà il video. Quindi rimettiamolo di nuovo nei vostri video e di fare un gesto, magari andando nella parte bianca se l'avete del vostro muro, anche se montate per esempio un pannello bianco, e di fare un segno su per giù così quando parlate di un programma e far affacciare proprio quella iconcina, quindi del programma, della marca. Per esempio vi potrei dire in questo momento vi consiglio a tutti questa marca di questo. Perfetto, quando io scrivo vi consiglio questa marca, in questo caso nel punto quando io alzo il pollice, in questo caso lo porto più indietro, perfetto, già così ci siamo, dobbiamo andare a inserire per esempio un testo, quindi andiamo su TT che sarebbe il testo, qua a sinistra in alto, e qui compare tutto quello che vogliamo fare noi comparire a sua volta, scusate il gioco di parole, nella nostra schermata a sinistra, sotto forma di scritta, quindi sotto forma di che vi posso dire cerchietto che scompare o proprio forma di scritta normale, quindi in questo caso la più semplice sarebbe andare a inserire un testo semplice. Dove andiamo a inserire questo testo semplice? Nella timeline perché riguarda il testo, quindi in questo caso acchiappo sempre col tasto sinistro il mouse con il trascinamento e vado a mettere questo testo nella timeline su per giù in corrispondenza dell'alzatura del mio dito, del mio pollice o dell'indice. Quindi in questo caso io qua vado a scrivere quello che voglio fare comparire. Per esempio io posso scrivere una marca di un computer, per esempio miglior
notebook, your notebook, in questo caso Acer, per esempio metto, voi potete mettere quello che volete, qua stiamo parlando di una marca, possiamo qua andare a inserire il colore, per esempio potrebbe essere rosso, giallino, fucsia, quello che volete voi, possiamo magari scegliere un fucsia e creare o un'ombra o uno sfondo, di solito per vederlo meglio magari si può creare anche uno sfondo cliccando qui sul bianco, sul giallino, sul bluetto, sul rosella, rossiccio, insomma quello che volete voi, possiamo magari lasciarlo sul bianco, perfetto. Possiamo subito andarlo a spostare, quindi mettendoci qui nell'anteprima e trascinare questa iconcina su per giù, così andandola rimpicciolendo, insomma, come vogliamo noi, per farla leggere meglio, in modo che se siamo più spostati a sinistra possiamo allargarla o meno allargarla per non coprire il nostro volto. Quindi in questo caso il risultato finale sarà così, mettendolo indietro. In questo momento vi consiglio a tutti questa marca di questo notebook. Immediatamente vi farò. Perfetto, avete visto quando io metto il pollice, inserendo nella timeline in maniera perfetta, come lui va ad accorpare subito questa, ad accogliere questo nostro testo. Questo nostro testo poteva essere anche un'immagine, non cambierà nulla, l'immagine verrà inserita, tutte le immagini che noi vogliamo andare a inserire verranno inserite nella timeline del video. Quindi in questo caso, se avete voi un'immagine da andare a inserire, fate sempre più aggiungi traccia video, quindi in questo caso anziché metterla qua, la immagine la trascinerete su questa seconda timeline video praticamente, quindi la metterete qua, sempre a livello su per giù del gesto che io faccio con il dito di andare ad accogliere un'immagine oppure una marca. In questo caso noi ci soffermiamo sul testo, quindi è questo il lavoro da fare sul testo. Vediamo ora cosa può succedere invece come altro punto, quindi il quinto punto sarebbe su per giù quello finale. Quindi già abbiamo capito come andare a fare i tagli, quindi andiamo a togliere tutti quei fastidiosi punti morti, quindi di scena muta, o se facciamo errori, quindi già quella è gran parte del video editing che noi andiamo a fare. In automatico lui metterà i video uno appresso all'altro, quindi collegherà lui tutte cose in automatico. Abbiamo visto come andare ad aggiungere nella schermata sia foto che testo, quindi quello che vi servirà. Ora andiamo a vedere cosa può succedere nel quinto punto, quindi aumentiamo sempre l'audio, non ce lo dimentichiamo mai, e andiamo a mettere play e vediamo cosa dico in quest'altro video, parte di video. Dopodiché invece vi potrebbe sicuramente ci saranno i saluti finali, dove se non avete per esempio un telecomando a distanza per quanto riguarda le fotocamere, quindi chi utilizza lo smartphone, noi ovviamente a fine inquadratura, quando per esempio diamo i saluti, poi ovviamente per forza di cose dobbiamo avvicinarci con il ditino, e questo starebbe male farlo vedere per staccare la camera. Quindi in questo caso poi a chiusura, appena voi finite di parlare e date i saluti, per esempio ci vediamo al prossimo video, io mi avvicino, staccherò ovviamente la camera, quindi in questo caso faremo vedere sempre come all'inizio e come staccare questo pezzo finale, invece chiudere completamente la camera alla fine dando insomma i nostri saluti. Perfetto, quindi in questo caso è l'effetto contrario che dobbiamo andare a fare per quanto riguarda il taglio iniziale, lo facciamo in maniera al contrario, quindi facciamo il taglio finale. Quindi mi riporto al punto, quindi della conclusione del nostro video. Ci vediamo al prossimo video. Perfetto, questo è ci vediamo al prossimo video, qua dico. Quindi in questo caso quando io farò ci vediamo al prossimo video, io devo prendere la parte finale del video e accorciarla. Quindi proprio dove io dico ci vediamo al prossimo video, io chiuderò il mio video. Facciamo la prova di nuovo. Ci vediamo al prossimo video. Perfetto, cioè nel prossimo video già il video, per esempio, dando i saluti, già è concluso. Quindi in questo caso abbiamo fatto il taglio al contrario, quindi da destra verso sinistra abbiamo chiuso il video nel punto preciso. Non ci rimane altro poi che andare a inserire, come avete visto voi, l'audio finale, ve la potete creare con una canzoncina qualsiasi, quindi in questo caso l'audio andrà nella timeline dell'audio, vedete qui la nota, quindi prenderò questa timeline e la metterò qui e questa sarà la mia audio finale. In più, sotto forma di testo andrò a fare i miei titoli di coda, quindi inserirò i miei titoli di coda. Qua ricordiamoci di andare a far appattare i titoli di coda trascinandoli fino alla chiusura della musica, se no
durerà la musica a schermata nera e questo non è bello, al contrario la musica finirà e invece continuerà la scritta per quanto riguarda i ringraziamenti e i titoli di coda, quindi in questo caso basta andare a modificare chi fa il video, in questo caso io sempre metterò il mio nome e cognome, che già voi vedete nei miei video, il producer, quindi chi ha prodotto il video sono sempre io perché lo produco io, e in questo caso anziché andare a dare un effetto cinematografico io andrò a chiamare il mio canale YouTube, modificherò con il mio nome del canale YouTube, che abbiamo detto che è assistenza informatica online, oppure il mio canale stesso si chiamerà Gianluca Faranna tutto unito, quindi al doppio nome il mio canale. Quindi in questo caso vi farò vedere l'effetto finale quale risulterà. Per esempio ci vediamo al prossimo video. Perfetto, e questo è l'effetto finale praticamente del video. Quindi, ok, una volta che praticamente voi avete già il progetto qua tutto bello pronto, non dovete fare altro che andare su File e andare a cliccare Salva video come file multimediale. In questo caso voi potete mettere il nome del progetto, quindi in questo caso noi possiamo mettere il titolo come, oppure anzi possiamo mettere creare da 0 a 100 un video YouTube, per esempio. Possiamo anche mettere un titolo del genere. In questo caso mettiamo sempre qualità alte per i nostri video, sia sulla qualità che su avanzata, andiamo sulla qualità alta. Ok, per quanto riguarda sempre il Movavi stiamo parlando, per qualsiasi programma di video editing, voi ovviamente non troverete questa schermata, però mettete sempre l'estrapolazione del video in qualità davvero alta. In questo caso dobbiamo fare soltanto avvia, lui impiegherà quella decina di minuti di tempo, insomma, poi vi dirà in questo caso il Movavi il tempo rimanente per creare il video, in questo caso sarà 1 minuto e mezzo giù di lì, e praticamente voi vi ritroverete poi sul vostro desktop alla fine proprio il video vero e proprio per andare a fare poi l'upload finale sul nostro YouTube Studio. Quindi in questo caso aspettiamo che finisce completamente tutto il download. Perfetto, ha finito, anche l'audio mi consiglia che il video insomma è stato concluso, quindi in questo caso farò ok, e questo praticamente progetto insomma può essere chiuso. Per sicurezza voi salvatelo sempre, se vi pentite di qualcosa che non va bene fate salva progetto con nome, e sul nostro desktop per esempio qua possiamo scrivere progetto YouTube. Quindi salvate sempre il progetto, non il video. Il progetto è una cosa, quindi sarebbe andare a riaprire di nuovo tutta questa timeline. Il video invece è un video finale già chiuso vero e proprio. Quindi in questo caso possiamo andare a chiudere noi il programma e noi ci troveremo il video già pronto qua. Quindi questo è il video che noi possiamo fare partire con il nostro VLC Media Player, insomma con qualsiasi editor video che possiamo andare a caricare, è pronto per andarlo a caricare su YouTube. Perfetto, allora prima di caricare questo video su YouTube Studio dobbiamo creare la nostra copertina. Abbiamo detto che per creare la copertina la facciamo con il sito Canva, quindi dopo che avete fatto la registrazione vi potete logare e vi aprite l'utility di Canva. Ovviamente posso andare ora in maniera veramente spedita perché già c'è un video, anzi vi consiglio di andarlo a vedere, come creare le copertine gratuite con Canva. Quindi in questo caso vado in maniera spedita, o se no, ripeto, vedetevi quel video che invece è fatto in maniera veramente completa, vado ad aprire qualsiasi copertina e qui, lasciando perdere su come andare a togliere le schermate retro eccetera eccetera, vado a cambiare soltanto il titolo diciamo della copertina, scrivendo per esempio creare video YouTube da 0 a 100, e in questo caso quindi andiamo a togliere questa che non c'entra niente, andiamo a mettere questo praticamente da questa parte, quindi questa sarà la nostra copertina. Ripeto, fatta in maniera velocissima perché sennò vi dovete andare a guardare quel sito. In questo caso per andarla a scaricare andiamo a cliccare su condividi, scarica, di nuovo scarica, in modo che questa copertina noi ce la ritroviamo nel nostro
desktop. Quindi appena finisce qua di scaricare, vedete che questa copertina già ha finito, la possiamo andare ad aprire nel nostro desktop, ce la troveremo qua. Quindi in questo caso questa sarà la nostra copertina, andare poi a fare l'upload su YouTube stesso. Come ultima cosa, come ho detto proprio poc'anzi, dobbiamo andare a aprire sempre la nostra pagina di YouTube e recarci nella sezione YouTube Studio, quindi ci ritroveremo questa schermata praticamente finale di YouTube. In questo caso, per andare a caricare questo video non dobbiamo fare altro che andare a cliccare sulla freccia questa in alto, se ci puntate sopra con il mouse uscirà scritto carica video, quindi clicchiamo carica video, si aprirà questa ulteriore schermata dove dobbiamo andare a selezionare il file, quindi faccio seleziona file e lo vado a prendere nel desktop, quindi che era per esempio creare da 0 a 100 un video YouTube. Clicco all'interno e cliccherò di nuovo apri. Perfetto, qui dobbiamo mettere il titolo che è obbligatorio, o lasciamo quello che c'è scritto o stiamo comunque attenti sempre alle punteggiature, comunque abbiamo il tempo di andare a modificare, per esempio, io per esempio faccio una modifica e scriverò 100 anziché a numero lo scriverò a lettere, quindi scriverò praticamente 100. Quindi questo per farvi capire che potete andare a modificare quando volete, comunque anche per esempio la scritta metterla precisa di YouTube, quindi con la Y e con la T grande, quindi possiamo andare a modificare tutto quello che vogliamo. Qua sotto praticamente quindi quello che scrivo sempre io è questa classica vocina che va sempre scritta prima del nostro programma, in modo che ogni volta non dobbiamo più scriverla, però possiamo sempre aggiungere per esempio quello che scrivo sempre io. In questo video vedremo come creare un videoclip, magari per non ripetere di nuovo un videoclip che poi alla fine è la stessa cosa, la stessa sostanza, un videoclip da 0 a 100 su YouTube. Perfetto. In questo caso ecco qui la fase della miniatura, quindi dobbiamo andare a caricare la miniatura che precedentemente abbiamo creato e salvata nel nostro desktop, che è questa di qua, quindi basta cliccarla e fare apri. Ora vedete voi che quello che abbiamo creato noi con Canva lo va a mettere qua in maniera precisa, dopodiché possiamo andare a inserire su YouTube la nostra playlist, quindi se abbiamo creato delle playlist, io l'ho creata come software, argomenti vari, quindi possiamo andare a indirizzare questo video per aiutare insomma, gli utenti a trovare subito un determinato tipo di video. Qua praticamente stiamo parlando su come creare un video da 0 a 100, quindi in questo caso non parliamo di software, di PC, non parliamo né di smartphone né di computer, ma parliamo comunque di argomentazioni varie, quindi in questo caso il mio lo vado a inserire su argomenti vari. Fine. E andiamo avanti. In questo caso già io setto che non è un video adatto per bambini, perché il mio canale di informatica non può essere mai adatto per bambini. Comunque vedete sotto che lui incomincia a fare la verifica del video, quindi già pure è caricato il video, già sta caricando il video in HD e in più sta facendo la verifica per vedere se ha qualche termine praticamente consono o no a YouTube, quindi alle regole di YouTube. In questo caso possiamo andare avanti per il secondo step che è elementi video. Possiamo andare ad aggiungere sottotitoli, schermata finale, schede, a noi non interessa, in questo caso andiamo avanti e dirà ovviamente lui che non ha già fatto il copyright, quindi ha visto che tutto quello che abbiamo messo all'interno è in regola, noi abbiamo i copyright, e poi c'è la parte finale che è avanti, che è quella se vogliamo rendere il video privato, quindi soltanto per alcuni utenti, oppure che alcuni utenti debbano pagare questo video per vederlo, quindi sono i classici canali in abbonamento, se lo vogliamo non in elenco, oppure se lo vogliamo pubblicare, quindi renderlo pubblico e tutti possono cliccare quel video e vederlo, quello che faccio io di solito, quindi io andrò a evidenziare e a mettere il pallino su pubblico, e in questo caso noi non dobbiamo mettere subito pubblica se qua ancora sta caricando, dobbiamo aspettare quello che vi dicevo poc'anzi, perché può essere ancora la versione in HD non l'ha fatto. In questo caso possiamo cliccare su pubblica solo quando spunterà questa dicitura, quindi controlli completati, nessun problema trovato o rilevato. In questo caso non lo farò io perché sennò pubblicherò questo video, direttamente clicchiamo su pubblica e abbiamo completamente finito il tutto. Quindi questo è quello che noi facciamo. Ovviamente abbiamo fatto un video in maniera veramente più sintetica possibile, però già avete visto su e giù il video intorno ai 35-36 minuti. Immaginatevi voi per creare un video poi quanto
lavoro c'è dietro, perché questi sono spesso ovviamente fatti in maniera abbastanza veloce, abbastanza in maniera spedita. Quindi insomma avete capito come andare a fare i tagli, come andare a seguire i tagli con il Movavi. In questo caso lo stesso farà qualsiasi altro tipo di programma, che può essere, abbiamo detto, il DaVinci Resolve, il Clipchamp, che potrebbe essere anche lo stesso Adobe. Quindi insomma sbizzarrite nel fare i vostri video, incominciate, vi devo dire un piccolo consiglio, incominciate con un video veramente breve, in modo che così andate capendo soltanto il programma, andate capendo i movimenti che dovete fare proprio con un video breve. Quindi vi sconsiglio di fare un video di mezz'ora, di 20 minuti, perché là più lungo è il video, più difficoltà sicuramente troverete. Quindi fate un video veramente breve, anche di 1 minuto, incominciate a capire bene i tagli dall'inizio alla fine, il taglio dalla fine verso l'inizio. In più abbiamo detto tutti questi gesti in modo da andare a inserire sia immagini che testo in un video di 1 minuto, e veramente vi verrà semplice. Appena capite bene come funziona il programma, vi potete divertire a creare video lunghi, perché poi sicuramente è talmente l'utilizzo che fate del programma, è talmente la manualità che prenderete nei giorni a venire, che insomma vi verrà veramente semplice andare a creare il vostro video di qualsiasi lunghezza e di qualsiasi genere. Spero insomma di essere stato sempre d'aiuto, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!